Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Si avvicina San Valentino, quindi ho pensato di proporvi una torta. Una torta che di origine americana, è la Red Velvet, è buona e anche bella. È rossa, poi verrà decorata con una crema bianca, quindi viene veramente bellissima. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like al video se vi piacesse, di farmi pubblicità e di attivare la campanella, così vi arriveranno le notifiche dei video via via che li pubblico. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ed eccoci giunti alla preparazione di questo straordinario dolce. Come abbiamo detto è una Red Velvet, tradotto dall'inglese sarebbe velluto rosso, quindi sarà rossa e dovremo riuscire a dargli un effetto, diciamo, vellutato, quindi bello amalgamato, bello liscio. Adesso questi qui sono solo gli ingredienti per la base, per la farcitura lo vedremo dopo perché la base deve riposare quasi 24 ore. Iniziamo con latte, un cucchiaino di cacao, una puntina di cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di vino bianco, uova, vanillina, lievito per dolci, colorante alimentare rosso, io ho trovato quello in gel, se trovate quello in polvere meglio, olio di semi di girasole, zucchero, yogurt bianco, farina, sale. Per il momento non serve altro. Dobbiamo iniziare a preparare quello che si chiama latticello. Come si fa? Si prende del latte intero al quale aggiungiamo dello yogurt bianco, ok, e un cucchiaino di aceto. Mescoliamo il tutto. Allora, mi aiuto con una frustina perché lo yogurt si deve completamente sciogliere, diciamo liquefare quasi. Allora, ovviamente le dosi ve le metto tutte sotto nella descrizione. Benissimo, quando lo yogurt si è completamente sciolto lo copriamo con un pezzettino di pellicola, ok, e questo lo lasciamo riposare anche un'ora, ok, a temperatura ambiente, non va messo in frigorifero. Io per accelerare un po' il processo lo metto qui che c'è il forno acceso sotto e quindi è il punto più caldo della cucina. Allora iniziamo adesso a fare la base, quindi mettiamo l'olio, lo zucchero, questo è zucchero semolato normale, e la vanillina o l'estratto di vaniglia. Se avete l'estratto di vaniglia ce ne mettete un cucchiaino, ok. Adesso dobbiamo mescolare il tutto cercando di ottenere sempre un composto più liscio e uniforme possibile. Allora a questo punto ci aggiungiamo le uova, uno per volta. Questa preparazione è particolare perché ci sono dei cambi di consistenze incredibili durante la lavorazione. Guardate adesso come è venuto con l'aggiunta dell'uovo. Allora aggiungo anche l'altro. Aggiungo appena un pizzichino di sale, pochissimo, e continuo ad emulsionare. Allora, una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, ci aggiungiamo il latticello e ancora una volta mescoliamo il tutto. Qui l'indice lo dà il colore, deve essere tutto uguale. Arrivate bene fino in fondo, così a toccare il fondo proprio della ciotola per amalgamare il tutto. Vedrete che un'altra volta avrà cambiato consistenza. Allora, una volta ottenuto un composto bello liscio, omogeneo e tutto dello stesso colore uniforme, andiamo ad aggiungere il colorante alimentare. Allora io ho questo qui che è in gel, ce lo metterò tutto questo qui, saranno circa un paio di cucchiaini. Se avete quello in polvere iniziate con un paio di cucchiaini, poi dopo semmai lo aggiungete strada facendo. Calcolate che dovrebbe venire più rossa possibile e amalgamiamo il tutto.
Ok, allora tolti tutti i potenziali grumi, io ho ottenuto un rosa scuro, però cuocendo dovrebbe un pochino scurirsi. Allora iniziamo ad aggiungere tutte le polveri. Ovviamente polveri dolci si straccia tutto, così non si corre il rischio. Cacao, bicarbonato e lievito. Ok, amalgamiamo. Qui ora il rischio è che ricambi colore un'altra volta, ma speriamo che la farina bianca non riprenda troppo il colorante. Adesso ci aggiungiamo la farina. Anche qui facciamo un po' per volta, uniamo, non serve più, si sposta, e amalgamiamo. Ci mettiamo un altri 100 grammi. Qui deve venire un po' spumoso, vedrete ancora un'altra consistenza ancora, perché comincia un po' a mussare, viene veramente sofficissima, tant'è che si chiama Red Velvet appunto. Ok, l'impasto è pronto, diciamo, per la base. Lo mettiamo un attimo da una parte e dobbiamo imburrare lo stampino. Allora, per questa serve uno stampino più piccolo e più alto. Questo è il più piccolo che ho, mi sembra sia di 18. Se ce l'avreste anche di 15 o di 16, anche più alto, così meglio ancora, perché vengono 3 strati un pochino più belli. Questa va imburrata ed infarinata. Prendo il burro dal frigo e vi faccio vedere come. Eccoci, allora praticamente col panetto di burro andiamo come se dovessimo verniciare lo stampo. Tutto bordi fino in cima, fondo e tutto. Ok, quindi si recupera la farina. Si prende un cucchiaio e si mette un po' di farina dentro, dopodiché si fa andare per bene. Ora guardiamo se riesco a farlo senza farlo rovesciare, così praticamente il gioco da fare è questo, è farli fare tutto il giro. Al contrario è un po' complicato, ma insomma alla fine ce l'ho fatta. Ora quella che avanza ovviamente va tolta, non la rimetto qui dentro perché è stata a contatto col burro. Ok, quando non riesce più, il burro ha fatto il suo effetto e si è foderato completamente di farina, quindi andiamo ad unirci il composto che abbiamo fatto. Vedete, non è proprio rossa, è rosa. Ora comunque la cottura dovrebbe fissare il colore e farlo diventare un pochino più rosso. Questo adesso va in forno statico 175-180 gradi per 45 minuti. Dopodiché la levate dal forno, la fate completamente raffreddare a temperatura ambiente e poi la tagliamo, però ci si vede tra insomma 5 o 6 ore abbondanti. A dopo. Allora, eccoci alla preparazione della farcitura per la Red Velvet. Ci servirà 100 ml di panna fresca da montare. Qui ho 250 g di mascarpone fresco e 250 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, 150 g di zucchero a velo, un pizzichino di sale e basta. Iniziamo montando la panna. Ok, la panna è montata, deve essere molto soda. Adesso ci aggiungiamo i vari formaggi e iniziamo a girare dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, come abbiamo fatto nelle altre nostre preparazioni. Ok, il composto è perfettamente omogeneo, liscio e abbastanza sodo. Lo metto un secondo da parte perché dobbiamo occuparci della torta. Io l'ho lasciata riposare ben sigillata nella pellicola per tutta la notte, l'ho messa dentro il forno a microonde così che non avesse neanche sbalzi di luce o di temperatura, e l'ho fatta raffreddare completamente prima ovviamente di coprirla con la pellicola. Vediamo un attimo adesso cosa abbiamo combinato. La torta è perfetta, cotta giusta,
è ancora morbida e leggermente umida come deve essere. Ho recuperato la mia fidata spatolina e proviamo a sformarla, anzi facciamo così, vediamo se ho fatto bene le cose. Dovrebbe venire via anche il sotto, non c'è bisogno di altri escamotage. Allora, come abbiamo fatto per il panettone gastronomico, vi rimetto qui semmai il link, bisogna tagliarlo a strati. Qui bisogna ricavare 3 dischi sostanzialmente. Taglierei il primo qui, il secondo qui e il terzo viene di conseguenza. Proviamo. Ok, anche il rosso non è male, pensavo venisse meno rossa, invece è venuta proprio bella. Ecco fatto. E questo è il terzo disco. Allora, a questo punto si recupera il ripieno e andiamo a farcire il dolce. Bisogna essere un po' abbondanti quando facciamo questa preparazione, perché poi dopo il bello della torta è che quando verrà tagliata si vedranno tutti gli strati, quindi di farcia ci va. Adesso abbiamo il secondo strato, ecco fatto, e procediamo così. Ok, e poi ci si mette sopra il disco finale. A questo punto va completamente ricoperta, diciamo glassata, ma non è proprio una vera e propria glassa. Ok, io direi che si sia ottenuto un bel risultato. Ok, a questo punto va travasata su un piatto pulito, qui travasata trasferita, ma insomma più o meno il concetto. Questa va fatta riposare in frigorifero un po', un'oretta anche se volete o di più, non è un problema, così che si risolidifichino un attimo tutti i grassi dei formaggi che abbiamo messo. Quindi l'assetto un attimo e poi ci vediamo per l'assaggio. Allora, con la panna avanzata l'ho montata, ci ho aggiunto del colorante e un gocciolino di alchermes. Ora è venuta rosa invece che rossa, penso che possa essere carina ugualmente. Allora, ci facciamo degli spumini qui torno. Quindi io direi che la torta sia finita, che sia venuta decisamente bella, non so se si vede bene, bella compatta, profumatissima, buona. Ora la assaggiamo. Allora procediamo con l'assaggio, speriamo di non rovinarla. Non ho fatta una fetta esagerata, ma per farvi vedere l'interno, perché è veramente bellissimo secondo me. Guardate, quello che dicevo prima, la stratificazione deve essere così bella uniforme, il retro tutto bello liscio, secondo me c'è il suo perché. E adesso tocca fare questo sacrificio. Non lo dico nemmeno. Mamma mia, scusate. È spettacolare, non è veloce ma è bellissima, è buonissima e alla fine non è neanche difficile da fare. Fatela, fate una bella sorpresa alle persone a cui volete bene, oppure fatela per voi stessi e così vi premiate per qualcosa di buono che sicuramente avete fatto. Ci vediamo alla prossima ricetta.